Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche per amore e passioni di gennaio 2025. Abbiamo la carta dell'eremita, amici del Sagittario. Periodo di introspezione probabilmente per qualcuno. Quando c'è la carta dell'eremita ci si chiede sempre un po' qual è la mia verità, per dove voglio andare io, qual è la mia strada, insomma. Ed è anche una carta che proprio a causa di questa introspezione richiede un certo tipo di isolamento. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, mentre l'altro è un corso base ehm, di tarocchi intuitivi. Bene, c'è anche poi il link per il corso di tarocchi intuitivi che parte a gennaio 2025. Bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Partiamo con un 2 di spade, ragazzi, e un 7 di bastoni. Abbiamo la carta del sole, un fante di coppe, un 2 di bastoni, la carta della stella, un 2 di coppe, non male, e abbiamo un 10 di bastoni. C'è come una certa titubanza, devo dire, partendo con questo 2 di spade. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire un po' com'è l'energia generale del mese, dopodiché andrò a fare i vari esempi con i single, con le persone che sono in relazione da poco tempo, da tanto tempo, in relazioni strane, insomma andiamo a vedere un po' tutto. Dicevo, molta titubanza con questo 2 di spade, normalmente è una carta di dubbio, è una carta che anch'essa, come l'eremita, vedete che qui è bendata la fanciulla, vi invita a guardarvi dentro. Andiamo a spiegare il 2 di spade. Imperatrice e morte. C'è come un bivio, un'indecisione sul creo qualcosa o trasformo o rompo, perché la morte parla anche di rottura, eh? Rottura di schemi, rottura di idee, rottura di certi progetti, nel senso che, ok, ho capito che che non funziona, lo lascio andare. Rottura in quel senso, ok? Andiamo a vedere 7 di bastoni. Allora, il 7 di bastoni è spiegato da un 7 di bastoni, giustamente, e un 4 di spade, ragazzi. C'è aria di difesa. È come se qualcuno si stesse ritraendo un pochettino. Giustamente qua avete l'eremita, no? Quindi come se avessi bisogno di prendervi un momento per voi stessi, un momento di riflessione, proprio per chiarirvi questi dubbi. Andiamo a vedere la carta del sole. Asso di coppe, fante di bastoni e 8 di bastoni. Voglio andare a vedere anche il fante di coppe, appeso e ruota della fortuna.
Ma guardate ragazzi, qui ho un po' la sensazione che ci sia come la possibilità di ritrattare all'interno di una relazione. Può essere che la persona non vi convinca tanto, che non ci siano le basi per costruire qualche cosa con la persona, insomma, potreste avere X motivi per entrare in questi dubbi, di cui mi parla il 2 di spade. Però ho anche la sensazione che qui, ci si debba un pochettino rendere conto della realtà dei fatti. Probabilmente con questa persona nello specifico non è cosa che costruiate qualche cosa come lo vedete voi, cioè nel senso magari gli obiettivi non sono esattamente, non collimano esattamente. Questo non vuol dire che non possiate costruire qualche cosa con l'altra persona, anzi, devo dire che tra l'asso di coppe, il sole, la ruota della fortuna, questo bellissimo due di coppe e la stella ci può essere come, mi verrebbe da dire proprio un incontro predestinato, ragazzi. Però è come se doveste passare, è come se non passasse subito dall'amore, è come se prima doveste prendere fiducia o nella situazione o nella persona. Andiamo a vedere il due di bastoni. La giustizia e la luna. Qualcuno potrebbe avere questioni passate ancora aperte che in qualche modo pesano sulla realtà che si può creare da qui in avanti con questa persona nuova. Allora, essendoci la giustizia, potrebbero essere questioni burocratiche, potrebbe essere un divorzio che deve ancora arrivare, potrebbe essere qualsiasi cosa, insomma, che vi impedisce effettivamente di concretizzare o di andare oltre. Quindi magari da qui il bivio, l'indecisione, il dubbio del prima chiudo con quello vecchio e poi mi occupo di creare o posso comunque fare le due cose insieme? Andiamo a vedere la stella. 10 di spade e 6 di coppe. Di nuovo, il 6 di coppe è una carta, ragazzi, che mi parla di qualche cosa inerente, come vi posso dire, all'amore romantico. È l'amore in realtà platonico, ma è anche una carta che mi parla di anime gemelle. Siccome abbiamo anche la carta della stella, la ruota della fortuna, la giustizia, vi dico che, e il due di coppe, vi dico che potrebbe effettivamente essere una persona predestinata a voi, quella che state frequentando, quella che ehm, con la quale che avete in testa, diciamo così. Andiamo a vedere questo bellissimo due di coppe, perché secondo me, nonostante tutti questi dubbi, nonostante i tira e molla, con la conversazione, con il dialogo, con anche la possibilità che vi dà questo appeso di guardare le cose da un altro punto di vista, di mettervi nei panni dell'altro, di capire che la sua realtà, il suo vissuto è diverso dal vostro, vi dà come la possibilità di trovare finalmente un punto di incontro. 3 di pentacoli e cavaliere di spade. Allora, io qui sento, ragazzi, che parte un qualche cosa, ok? Datemi una carta per il cavaliere di spade. Come vi dico, come vi dicevo, c'è la possibilità di un incontro, di un'unione, di un qualche tipo di ufficializzazione, di una nuova relazione anche, che prevede dei progetti qui, ed era quello, no? Il punto di partenza con questa imperatrice. Allora, qui abbiamo il cavaliere di spade che è spiegato dal sole, il sole lo ritroviamo qui. Ho l'idea che si creerà prima di tutto, prima che la relazione amorosa, una relazione di amicizia, perché c'è anche il 6 di coppe. Sento proprio come uno scambio pulito. E per quello che probabilmente vi state chiedendo se è meglio prima chiudere con il vecchio per cominciare qualche cosa di nuovo. O se fosse l'altra persona che ha qualche cosa di vecchio da chiudere, il dubbio vostro è aspetto che chiuda o comincio comunque qualcosa, creo comunque qualche cosa. Andiamo a vedere 10 di bastoni. Ok. 5 di pentacoli e 2 di pentacoli. Voglio un'altra carta per il 5.
5 di coppe. Non lo so. Qui il bivio è vado avanti o mollo tutto. E vedendo queste carte, ragazzi, qualcuno potrebbe mollare qui, eh. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Parliamo dei single. Allora, sinceramente, ragazzi, se non avete proprio nessuno in testa, non vedo persone nuove nel mese di gennaio, però sì che potrebbe riaffacciarsi qualche vecchia amicizia, qualche conoscenza, per cui voi, a parte che inizierete a vedere la persona con occhi diversi, però ho come la sensazione che con questa persona potrebbe effettivamente nascere una amicizia, è come se fosse una bella compagnia, anche se poi alla fine vi renderete conto che per diversità di mentalità, diversità di età, diversità di, non lo so, interessi, ehm, è come se prendeste un po' quello che viene, ok? Senza farvi troppi progetti, troppi castelli in aria. Effettivamente c'è un buon tempo trascorso insieme, si può parlare di qualche cosa, ma la sento più come un'amicizia in questo mese di gennaio, perlomeno. Per chi ha una persona in testa, dunque, qui le sfaccettature sono molte, devo dire. Qualcuno potrebbe essere in dubbio su questa persona perché magari è sposata. Come vi dicevo, qua c'è la giustizia, quindi ci potrebbero essere delle questioni a livello burocratico con questa persona. Ora partiamo da chi è in relazione da poco tempo e qui potrebbe essere proprio la persona che non vi convince tanto, è come se le carte vi dicessero crea prima una relazione, prima di fare progetti, crea prima un... cerca di capire dove sono i punti in comune della relazione, se per caso ambedue avete ferite che vibrano insieme. È come se vi dicessero di aprirvi piano piano a questa persona e di creare prima come una sintonia, prima di buttarvi del tutto in una relazione romantica. Anche perché quel tocco di romanticismo io ce lo vedo di più verso fine mese. Vi dico, neanche troppo, sinceramente neanche troppo, però ho come la sensazione che per qualcuno ho l'idea, ragazzi, che potrebbe sembrare con questa persona, soprattutto se è nuova, se è da pochissimo che vi frequentate, ho come la sensazione che potrebbe sembrare quasi un sogno che si avvera. Ma siccome siete guardinghi, è come se fosse troppo bello per essere vero, sento che potreste mettere un pochettino alla prova l'altra persona in questo mese. Vi dico, si tratta un pochettino di abbandonarsi, di lasciarsi fluire, di lasciarsi andare all'interno della relazione e vedere come va. Posso dirvi di non costruirvi castelli in aria perché non è che veda tutta sta chimica, tutta sta passione, eh, quindi è una roba molto soft. Però non vi nego che potrebbe dare, come dire, il là, potrebbe aprirvi altre porte, ecco, mettiamola così. Per le persone che sono in una relazione da tanto tempo, allora io qui sento, ragazzi, che qualcuno potrebbe veramente decidersi per avere figli, per fare il grande passo, per mettere su famiglia. Avete anche la ruota della fortuna, avete l'appeso, l'imperatrice, insomma, devo dire che le carte, il sole due volte, devo dire che le carte sono molto positive nel caso vogliate concretizzare la relazione, comprare casa, fare progetti insieme, eventualmente se siete una coppia di lunga data, perché no, magari avete anche voglia di un figlio. Dipendendo dall'età che avete,
prendetela con calma. Cioè, se avete superato i 30-35, vi dico, può essere che la cosa non arrivi subitissimo. Però, insomma, working in progress. Per chi ha una relazione un pochino indefinita, un pochino traballante, mettiamola così, ehm, ragazzi, allora io qua devo dire che i vostri dubbi mi viene da dire che sono certi. Cioè, non so di che dubbi si tratti in realtà, ma è come se foste in una fase di ricerca spirituale, ma più verso voi stessi, cioè dove ho sbagliato, dove non ho capito. Ma mi viene da dirvi che certe volte non dipende tutto da voi, cioè in una relazione si è 50 e 50 e senza contare poi tutti i fattori esterni che ci mette in mezzo l'universo, no? Gli ostacoli, le sfide. Ehm, Cercate di togliervi delle responsabilità. Se le cose non sono così fluide come voi vorreste o come l'altro o l'altra dice, ah, non ti preoccupare che quando staremo bene insieme, saremo felici, però questo quando non arriva mai. Soprattutto se ci sono questioni burocratiche, ok? Qui sento che c'è una questione burocratica, legale, di firme, di contratti, potrebbe anche essere una spartizione ereditaria che arriva dal passato, che in questo momento non vi permette di fare progetti futuri. Ed è per quello che anche un po' qualcuno tira indietro, un po' qui all'inizio del mese, meglio conoscerci come amici, non sono ancora ben definite le cose dietro di me, quindi non riesco a guardare bene davanti a me. Mm. Amici del Sagittario, andiamo a vedere un oracolo per darvi ancora qualche consiglio aggiuntivo. Io ho come l'idea che comunque andrà, il destino sarà dalla vostra parte. Cioè, è come se qualsiasi scelta voi farete, perché comunque il 2 di spade è la scelta, è il bivio, qualunque scelta voi farete, alla fine non vi preoccupate che sarà la scelta migliore per voi stessi. Andiamo a vedere un oracolo e poi un koan. Ok. Carta numero 32. Questa carta, ragazzi, fa riferimento alle persone di cui vi circondate, alle amicizie, alle frequentazioni anche semplicemente che avete, agli amici, ai parenti. È un po' come se vi dicessero di farvi consigliare da chi vi è intorno. Allora, invece questo koan dice: la mente è assolutamente pura solo quando è al di sopra della purezza e dell'impurità. Mi ricorda tanto la carta della sacerdotessa, questo koan. Cosa vuol dire? Che noi riusciamo a essere imparziali, obiettivi, riusciamo a vedere le cose con lucidità quando non ci polarizziamo sbagliati, ma neanche giusti. Quando riusciamo a non essere in uno dei due poli, come se si fosse al di sopra e di conseguenza si vedono le cose con un'altra prospettiva, con un'altra idea. Qui la carta dell'appeso a me suggerisce come di accettare un certo tipo di realtà, soprattutto se l'altra persona è giovane, soprattutto se, non lo so, c'è un qualche questione qui che è come fosse irrisolta, no? E la realtà dei fatti è questa. Non importa se la cosa sia giusta o sbagliata, il punto è che la cosa c'è e va vista per quello che è. E punto. E senza perdersi troppo in queste lotte egoiche da 5 di spade, che tra l'altro non avete, eh? Per fortuna non ce l'avete. Va bene, amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura, insomma, vi abbia ispirato, vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti.
Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail. Oppure, se preferite andare a vostro ritmo, potete anche abbonarvi al canale. All'interno della sezione degli abbonamenti ho condensato più di 25 anni di studi olistici miei, è quello a cui mi sono avvicinata io e io lo condivido con voi. I titoli dei video si vedono, sono pubblici, quindi se volete dare un'occhiata vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2025 splendido, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!